Trofie al pesto di basilico fresco. Prepariamole insieme. Per cominciare raccogliamo il basilico fresco nella mia serra, che è bella rigogliosa. I pomodori sono quasi pronti, lattughe, broccoli, c'è tutto, un po' di tutto, melanzane ed erbe aromatiche, molto basilico, proprio perché voglio fare il pesto. Lo raccogliamo, lo cimiamo dalla parte di sopra, dove c'è il fiore. Così appena raccolto sarà più buono e profumato. Grigio? Eccolo qui, lavato e asciugato. Iniziamo. Io uso il mortaio, il pestello di marmo, di pietra, ma va benissimo anche se non lo avete con il mini primer, ancora più facile, però così diciamo ha una consistenza un po' diversa, più buona secondo me. Metto un pizzico di sale sotto, qualche pinolo e basilico, privato dalle parti più dure, dal gambo, solo le foglie, mi raccomando, e inizio a pestare. Devo dire che è un lavoro rilassante. Sì, si può fare, nel senso non è difficile, però ci vuole un po' di pazienza. Man mano aggiungiamo più basilico. Trovi l'elenco degli ingredienti e delle dosi a fine video, oppure la trovi in descrizione o nel primo commento, come sempre. Aggiungo più pinoli, l'aglio, io metto mezzo spicchio privato dell'anima, che è la parte meno digeribile, diciamo. Olio extravergine di oliva, il parmigiano reggiano o grana padano, e continuiamo a pestare finché si formerà una bella cremina. Regolati tu sul quantitativo da fare. Eccolo qui, deve diventare così, sempre un po' granuloso, ma una cremina, diciamo. E se occorre aggiungete più olio. Che profumo non ve lo dico. Andiamo sui fornelli, mettiamo una padella con olio extravergine, l'altro mezzo spicchio d'aglio e le trofie, che è un tipo di pasta adatta proprio per il pesto, ma potete usare le trenette, linguine, qualsiasi altro tipo. Le cuociamo in acqua a bollore salata. Pomodorino datterino tagliato a 4. Questa è una mia aggiunta che secondo me ci sta benissimo. Rende il piatto più dolce e più fresco. Poco sale. Non devono cuocere tanto. Il tempo che la pasta arrivi a cottura e la scoliamo dentro la padella, anche leggermente indietro di cottura. Diamo una girata, una saltata e aggiungiamo il pesto, che è l'ingrediente principale poi alla fine. I colori sono spettacolari, il profumo anche. Poca acqua di cottura per renderla un po' più fluida e andiamo a impiattare. L'Italia in un piatto, sia come colori che come sapori e come profumi.
napolitina al piatto, qualche pinolo per richiamare gli ingredienti principali, parmigiano. È pronto. Buon appetito! Un bel piatto allegro, fresco, estivo. Buonissimo. Pronti per lo screenshot? Vai! Grazie per la visione come sempre. Vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!